Albino Luciani nacque il 17 ottobre 1912 a Forno di Canale, oggi Canale d'Agordo, in provincia di Belluno, in una famiglia povera con il padre muratore e migrante stagionale. Nel 1923, con l'aiuto e la preparazione del parroco, entrò nel seminario minore di Feltre. I suggerimenti del parroco Carli furono determinanti per la formazione del nuovo chierico, in particolare nel suo stile discorsivo ricco di aneddoti. Nel 1928 Albino passò al seminario maggiore di Belluno, venne ordinato sacerdote nel 1935 e nello stesso anno divenne cappellano nel suo paese. Ad Agordo insegnò religione nell'istituto minerario. Dal 1937 al 1947 fu nominato vice direttore del seminario maggiore di Belluno e all'interno di questo anche docente di vari insegnamenti, arte sacra, dogmatica, diritto canonico. Nel 1947 conseguì la laurea in teologia con la tesi sull'origine dell'anima umana secondo Antonio Rosmini. Nel 1948 il vescovo di Belluno, Girolamo Bortignon, lo nominò direttore dell'ufficio catechistico e assistente diocesano della gioventù femminile di Azione Cattolica. Nel 1949 pubblicò Catechetica in briciole, manuale di catechesi caratterizzato dalla semplicità espositiva. Nel 1954 fu designato vicario generale della diocesi di Belluno. Il 15 dicembre 1958 Papa Giovanni XXIII, su suggerimento del vescovo di Padova Girolamo Bortignon, nominò Albino Luciani vescovo di Vittorio Veneto. Dopo aver partecipato al Concilio Vaticano II tra il 1962 e il 1965, si impegnò per un'applicazione delle idee espresse nel Concilio con una posizione di intermediazione tra interpretazioni progressiste e conservatrici. Il 15 dicembre 1969 Papa Paolo VI lo fece diventare patriarca di Venezia. Nel Sinodo dei Vescovi del 1971 propose, seguendo lo spirito dell'enciclica Popolorum Progressio, che il cattolico dovesse acquisire una mentalità solidaristica per compensare alle ingiustizie che il mondo sviluppato e consumistico operava verso i paesi in via di sviluppo. Nel 1972 e nel 1975 fu vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana e nel 1973 fu elevato al cardinalato. Come patriarca di Venezia favorì in particolare la pastorale del lavoro, ma fu contrario all'approccio dei cattolici verso le idee socialiste e comuniste. Tuttavia invitò gli imprenditori a migliorare le condizioni di lavoro e le retribuzioni dei propri dipendenti. Il 26 agosto 1978, nel conclave per eleggere il successore di Paolo VI, nella quarta votazione Albino Luciani venne eletto Papa a grande maggioranza. Per primo, nella storia della Chiesa, decise di assumere un doppio nome, Giovanni Paolo, per ricordare Papa Giovanni XXIII, ma anche l'operato di Paolo VI. Appena salito al soglio pontificio, decise di eliminare i segni obsoleti della sovranità temporale della Chiesa. Abolì l'incoronazione e il trono. Propose una Chiesa con la missione di formare la coscienza dei cristiani mirata al rispetto dei principi fondamentali e alla fraternità dei popoli. A causa della morte improvvisa, dopo 33 giorni di pontificato, nella notte tra il 28 settembre e il 29 settembre, non poté perseguire il suo programma. È stato beatificato il 4 settembre 2022 da Papa Francesco e viene ricordato nel calendario liturgico il 28 settembre.